Solo Mod Runner, lo stile, la storia, la musica della cultura underground dei mods. Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di video di Solo Mod Runner Show. Qualcuno di voi conoscerà il mio podcast Solo Mod Runner audio, in cui racconto le mie esperienze legate alla cultura dei mods e in cui racconto protagonisti, cantanti, artisti, esperienze fatte in questo ambito. Oggi sono qui invece a sperimentare in maniera del tutto nuova questa modalità video, quindi speriamo che funzioni, e per far questo mi faccio accompagnare in questa prima puntata pilota, speriamo che vada bene, da il caro amico Andrea, che vedete insieme a me. Andrea, benvenuto. Grazie dell'invito, saluti a tutti. Ecco, partiamo direttamente così non facciamo troppi preamboli. Raccontiamoci un po' alla nostra fulgida età di ultra cinquantenni, quando in realtà ci siamo avvicinati alla cultura dei mods. Quindi cominci tu? Ma sì, dai, comincio io. Grazie per la domanda, sono contento che tu me l'abbia fatta perché sono quelle cose alle quali non ci si pensa mai. Come mi sono avvicinato alla cultura mod? Per caso, come penso il 101% di chi ha frequentato o frequenta ancora o frequenterà questa scena. Per un compagno di classe che mi ha portato in un luogo dove ho conosciuto altre persone che erano la cellula originaria dei mod di Pordenone, del resto. E si sta parlando di ormai 35 anni fa. Quindi erano anni interessanti. E sì, da allora fondamentalmente non ho mai smesso nell'anima, forse alti e bassi nella frequentazione, nel movimento, come può succedere quando uno incomincia a superare il mezzo secolo di età, tu penso ne sappia qualcosa. E niente, quindi per caso dove ho conosciuto quelli che tutti conoscono in Italia come i padri fondatori del modernismo pordenonese, che al tempo, nonostante fosse una cittadina piccola, era molto frequentata da questo gruppo, insomma. Bene. Tu hai una storia simile alla mia? Assolutamente simile. Io sono di origine calabrese, di Cosenza, invece, e all'età di 16 anni ho conosciuto dei ragazzi di una band musicale dei tempi, che fu abbastanza famosa nel circuito mod dei primi anni '80, i Lager, e questi ragazzi mi colpirono per il loro look, che ai tempi avvicinavo a quello dei Beatles e dei Rolling Stones, quindi fui estasiato da questo look. Uno di loro aveva addirittura uno scooter, una Vespa super accessoriata, e quindi quell'estate del 1982 io me la ricordo non solo quindi per i mondiali di calcio vinti dall'Italia, ma anche per questo avvicinamento al mondo dei mods, anche se poi in realtà mi sono ritrovato, diciamo, nella memoria, l'ho fatta in nuce, forse ero già mod all'età di 11 anni, e la racconto spesso adesso ai miei figli perché comprai il primo disco della mia vita, che era Help dei Beatles, e fui ossessionato dal look di Ringo Starr, o meglio dalla camicia di Ringo Starr, che aveva un colletto stondato, e mi ricordo che feci di tutto e di più, stressando mia madre ai tempi, per comprarmi una camicia di quel genere ed avere la cravattina. Quindi forse in nuce, già all'età di 11 anni, ero già un piccolo mod. Quindi... Questa è una bellissima storia che mi ricorda anche un corollario, se vogliamo, perché anch'io i miei ricordi di senziente cominciano con la copertina del primo disco dei Beatles nell'edizione italiana, in effetti. Senza volerlo mi hai fatto accendere questo ricordo che insieme a un disco di Louis Armstrong alla fin fine costituiscono ancora oggi i fondamentali di quello che io intendo come musica di qualità. Certo. Senti un po', ma adesso che abbiamo appunto svoltato la cinquantina, come la vivi tu oggi, questa passione, questa way of life, direbbero gli inglesi? Con molta serenità. Hai nominato gli inglesi,
e secondo me c'è una differenza fondamentale tra il loro intendere questo tipo di partecipazione, come direbbe Gaber, a quella che intendiamo in Italia o che comunque intendiamo in altri posti. Molto più rilassata, forse meno visibile, meno intensiva, meno entusiasta, meno adolescenziale, meno giovanile, anche se quelle rare volte in cui mi muovo e vado a qualche festa, che spero prima o poi potremo ricominciare a fare, è ovvio che si cerca di dare il massimo e con soddisfazione scopri che tu da cinquantenne riesci a tirare alle 5 della mattina quando ci sono dei ventenni che alle 2 sono già crollati perché non si sanno gestire. Ma questa è una cosa che si acquisisce col tempo. E sì, come ti dicevo prima, magari meno ostentata, meno visibile, anche se il dettaglio, che è la cosa che secondo me, secondo anche molti altri, distingue questo tipo di sottocultura, è un qualche cosa che comunque lo vedi. Ovvero, io frequento il mondo dell'ufficio, lavoro nelle multinazionali, quindi il potersi permettere di una cravatta stretta, di un completo a 3 bottoni, un mocassino, una pochette, un ascot, sono cose che faccio senza nessunissimo problema e non danno adito a domande, che anche se non ci sarebbe nessun problema a rispondere, comunque è fuorviante e seccante che la gente continui a chiederti ma perché hai quei capelli rosa, perché hai l'orecchino, perché se ci credi lo fai lo stesso, ma continuare a avere queste domande è seccante. La nostra cultura, per fortuna, ha una sua eleganza intrinseca che tu vivi perché lo fai per te stesso. Se gli altri lo notano meglio, quindi io ho sempre vissuto, non so se tu hai vissuto il Free Friday nel mondo delle aziende, io andavo apposta in cravatta il venerdì. Lo intendevo così il Free Friday, quando tu ti puoi sentire più in pace con te stesso. Non male, non male, Tu? ottimo. Allora, abbiamo credo quindi un'estrazione simile sia per, credo, proprio culturale, poi scolastica e poi anche di lavoro. Anch'io lavoro in una multinazionale, quindi il lavoro ci porta poi a dover stare in un ambiente molto, molto differente, rispetto a quello che è tipico, diciamo, dei momenti gioiosi del modernismo. Quindi partendo da questa situazione, come lo vivo oggi? Lo vivo in maniera anch'io molto serena. È una cosa che sanno i miei familiari, sanno i miei amici, sanno i miei genitori, cioè tutte le persone attorno a me che non fanno parte dell'ambiente mod lo sanno. E io francamente lo ostento con eleganza anch'io, nel senso che proprio su quegli aspetti anch'io di dettaglio, di vestire, di tipo di musica che ascolto, insomma, accompagno un collega e se si sente la compilation di musica dei vari generi dei mods, e loro dicono che bella musica, ma che musica è? Quindi tu devi lì stare a spiegare in un contesto che non è quello solito. Quindi la cosa vissuta in maniera molto matura, ovviamente non c'è più quello spirito di ribellione o comunque di quando eravamo ventenni, piuttosto che come dire, di partecipazione da teenager o da studente universitario che aveva la libera uscita ai raduni dei mods o alle feste dei mods. Non è più così, però è vissuto in maniera molto, molto sentita. Devo essere sincero che anche la tecnologia mi ha messo anche in contatto con tantissime realtà anche internazionali, inglesi, oltreoceano, in Giappone, in Indonesia, cioè c'è un mondo fuori che grazie anche alla rete, a internet, ai social, vi ha fatto entrare e poi in contatto e in taluni casi anche conoscere personalmente queste persone, quindi credo che poi da questo tipo di contatto si portano anche, come dire, c'è del nuovo anche che impari a quest'età, quindi io sto evolvendo, mi sento ancora di evolvere
in termini di cultura, ma anche in termini proprio di rappresentazione di me stesso come mod, anche all'età di 53 anni, 54 anni. Quindi è una cosa che continua a essere molto piacevole e molto formativa, ecco, in questo senso. Beh, ti tiene il guinzaglio teso, Certo, essendo una certo. cultura molto molto ampia. Io ho sempre sostenuto che lo spettro che ti si apre di fronte nel momento che tu entri in questa cultura è immenso, e il livello qualitativo, secondo me, che c'è a disposizione al giorno d'oggi. Tu hai nominato dei paesi lontanissimi, che a quel tempo, quando avevamo 15-20 anni, pensavamo fossero lontani anni luce. Al giorno d'oggi ti rendi conto che sono dietro l'angolo, c'è uno scambio di informazioni pazzesco. Quando a quel tempo solo sentire a una festa in Germania un pezzo di beat francese era qualcosa di assolutamente rivoluzionario e ha fatto la fortuna di molti DJ e venditori di dischi. Al giorno d'oggi è assolutamente normale, non è più una sorpresa, ci si è abituati l'orecchio, però ha allargato i nostri orizzonti. Senti, adesso qualcuno poi dirà, ma come mai uno è vestito con una camicia a quadretti e uno è vestito con una maglietta a righe da marinaio bretone? Abbiamo parlato di stile e di abbigliamento, abbiamo accennato. Qual è il capo di abbigliamento che ti, diciamo, mod di cui non puoi fare a meno? Io sono tremendamente conservatore, sono il disastro dei negozianti di abbigliamento. Io devo avere un completo grigio e un paio di mocassini, punto. Il mio armadio ideale sarebbe un armadio con 10 abiti in 10 tonalità, forse dal blu scuro al nero, passando per tutti i grigi, e un 3-4 cravatte. Forse lì un pochino più di fantasia. Quella è la base, minimalismo. Come tu sai, sono molto legato a una immagine estetica del modernismo e quello iniziale, quello prima del 64, quello prima delle fantasie che ha portato il beat in Inghilterra, che sono comunque molto affascinanti. Ho indossato anch'io, ho delle collezioni di pantaloni a righe che non riuscirei mai più a mettere neanche in una gamba, figuriamoci in tutte e due, però rimango molto affezionato a quello. Un abito, una cravatta molto sottile e un paio di mocassini. E quello che sono i dettagli che ci vanno intorno, insomma. Io ti faccio la parte più casual, così diamo anche uno spunto per chi Di volesse contraltare. di contraltare. Io non posso fare a meno di un paio di camicie a quadretti sportive, quindi adesso non entro nei dettagli, ma sappiamo benissimo che ci sono delle marche Certo. specifiche per questa cosa qui, e un paio di jeans Levi's, il Levi's lo devo citare, un paio di jeans Levi's bianchi, e un Harrington blu o anche rosso, comunque un giubbotto, quelli classici, il più famoso, adesso citerò la marca anche qui, il Barracuda. Ecco, questi tre, questo abbigliamento casual, camicia a quadrettini, jeans bianco e Barracuda, e ovviamente delle desert boots a questo punto per dare il tocco casual finale. Questo fa parte del mio abbigliamento classico del weekend. Quindi anche sull'abbigliamento ce li siamo detti. Senti, ma visto che siamo vecchi, sì, proprio un flash, anche se vuoi citare delle persone e quant'altro, hai un ricordo dei vecchi tempi, ecco, tanto ce lo possiamo permettere vista l'età, sì. e vuoi citare di Spara, qualche mettimi esperienza? E raccontala tu. Io ce n'ho in mente una per me, ma voglio prima sentire te. una cosa della gioventù della quale ci Della si gioventù. vergogna un po', intendi Sì, dire? sì. È molto scontata la frase, però in realtà di quello che ho fatto da sobrio non mi vergogno di niente. Quello che posso aver fatto in stato di alterazione c'è molto di cui vergognarsi, ma sicuramente una cosa sulla quale mi sono scoperto estremamente intransigente è il calzino bianco. Io tuttora, nonostante fosse una cosa molto anni 60, tuttora io mi continuo a chiedere come ho avuto il coraggio di indossare i calzini bianchi e un paio di mocassini grigio topo.
Cioè, non lo so neanch'io che cosa avevo in Quindi testa. questa Presentarmi è una vergogna che tu dichiari pubblicamente. Sì, ammetto, questa se io ho una colpa è stata sicuramente quella. Me la lasciavano passare perché essendo mezzo tedesco pensavano che dovessi comunque essere eccentrico e quindi questo è tra l'altro il motivo del soprannome che mi porto Certo, avanti. ecco. Bravo che mi hai Quindi, anticipato anche una domanda. Ma no, io invece ricordo una cosa un po' più sociale che afferiva solamente al classico raduno di Pasqua dei Moz a Rimini, ed era il sabato pomeriggio in cui si preparava insieme a una serie di amici romagnoli, ma anche poi si allargava a tutto il mondo che ruotava attorno a noi, che era la classica bomba alcolica di Merck, che tu avrai conoscerai sicuramente, ma il bello era non tanto il bere la bomba alcolica, adesso poi in un'altra occasione poi inviteremo Merck e ci faremo, non può essere detto di che cosa si trattava, no. però era come dire l'attesa, no? Parafrasiamo un po' la pubblicità della bevanda alcolica del Campari, no? Dice il piacere sta nell'attesa. Cioè, in realtà io personalmente vivevo questo momento del sabato pomeriggio in cui dovevamo preparare questa famosa bomba alcolica, la bomba di Merck, e quindi questa roba qui mi ricordo delle risate incredibili, degli acquisti per cui le varie mamme ci vedevano, questi ventenni che compravano delle cose oscene nel carrello della spesa del supermercato, e questo era un momento per me idilliaco e me lo porto ancora adesso, ovviamente sobrio, perché oggi sono più sobrio più che mai, però questa cosa qui me la porto dietro. Quindi Senti, tu mi stai pubblicamente condividendo con me il fatto che la colpa di molti miei imbarazzi in stato di alterazione sono siamo causa tua. dovuti alla bomba di Perché Merck, tu facevi alla parte dei Merck, creatori di quell'intruglio di quell'intruglio. deleterio e demoniaco. È incredibile. Senti un po', allora Mamma mia. concludiamoci dandoci un po' di, come dire, ping pong sui nostri gusti musicali, anche perché tu dietro hai tanti dischi, io invece ho tanti libri sulla cultura mod, magari si intravedono, quindi proviamo un attimo a dirci, ce ne vogliamo andare su un'isola deserta, io e te, non vogliamo più avere a che fare con le nostre famiglie, col nostro lavoro, con i mods, però Dimmi quando. ci portiamo dietro 6 dischi. Allora, parti tu, secco, artista e brano, poi se c'è qualcosa da aggiungere lasciamo il libero arbitrio. Vai. Ma può sembrare scontato e l'ho già detto prima, però c'è un motivo per cui tutti quanti li conoscono. Sicuramente un disco dei Beatles, anche se probabilmente non sarebbe più quel disco specifico, che era, che era The Beatles, with the Beatles, ma sarebbe Revolver. Perché ha una copertina strepitosa, perché è un disco meraviglioso, c'è già della sperimentazione, ma c'è della tradizione, c'è del pop, c'è di tutto. Quel disco è una cosa spettacolare. Per assurdo, credo che forse litigo con Sgt. Pepper, secondo me è il miglior disco dei Beatles. Litigo con i cultori, con i puristi, però quello sarebbe uno dei 3, 4, 5. Non riuscirei a venire via meno di una valigia. 3 sarebbe una violenza carnale nei miei confronti, però sicuramente quello sarebbe uno dei dischi che porterei Senti, con me. anch'io apprezzo Dai, uno a Revolver. testa, Io spara. Revolver l'ho apprezzato Tu? anch'io, però ti dico invece, sai che noi siamo abituati anche ai 45 giri, ti parlo di una perla black, secondo me, quello che io considero il brano soul più mod di tutti, che è di Bobby Bland, un brano del 1965, si chiama Shoes, che è stato anche un po' mi ha accompagnato anche in un periodo ben preciso di avvicinamento ai mods quando avevo 18-19 anni. Finalmente lo posseggo anche in versione originale. Ecco, lì dentro c'è secondo me tutto quello che la cultura nera porta dentro nella cultura dei mods. Quindi eleganza, ritmo, precisione, non urli eccessivi, non sgolamenti che magari in taluni casi il soul si porta,
molto pulito, molto secco, molto preciso. Ecco, Bobby Blue Bland, Shoes, Duke Records, 1965. È un disco strepitoso, io purtroppo non ho l'originale, però ricorderai molto bene la raccolta della Kent, che si appunto si se intitola l'ascolta? Shoes, E chi se dove c'è l'ascolta? una copertina strepitosa dove semplicemente fotografando le scarpe di Bello, persone intorno a un tavolo in un bar ti dà un flash di cosa possa essere così incredibile. semplice ed elegante allo stesso tempo, che è il cuore di tutto quello che Ho la pelle gira d'oca, intorno a ho noi. ancora la pelle d'oca. Vai col Era secondo. bellissimo. Il secondo, diametralmente opposto, forse neanche definibile strettamente mod come disco, ma è dietro di me. Vediamo se riesco a fare la scenetta col dito. Eccolo lì. I Times. L'underground, vai. I Times, This is London, quella lì tra l'altro è una copia autografata da Edward Ball, la mente dietro i Times, Bellissima eccetera, band. eccetera. È una cosa strepitosa, è un compositore meraviglioso, musicalmente è un disco meraviglioso. E poi quando lo ascolto chiudo gli occhi e mi vedo nella metropolitana di Londra quando abitavo lassù a 21 anni che prendevo la mia metro a Shepherd's Bush, tra l'altro il territorio degli U quando erano giovani, e Infatti, andavo a lavorare nella caffetteria a Holland Park oppure quando andavo in centro a scuola o cose di questo genere. Quindi bello. un disco che però secondo me musicalmente è strepitoso assolutamente. Senti, tu hai citato gli U, io ti cito il Sì, secondo mio brano, che secondo me è il brano più mod degli U, e non dirò quello che uno si penserebbe, ma io cito I Can't Explain, che secondo me bello. anche nel testo è un testo prettamente mod, quindi non posso spiegarti, non posso, I can't explain, però è qualcosa che o la vivi o ci sei dentro, altrimenti non riesci a comprenderlo. Quindi quello è un brano che io amo alla follia e quindi questo è il mio secondo brano che mi porterei sull'isola con te. Lo conosco bene, l'ho suonato. Addirittura. Il Pirla che suonava il basso e faceva i cori in falsetto di sottofondo ero io. Senti, dammi questo terzo Dai, brano. l'ultimo, velocissimo, anche in questo caso non è un brano, ma non è neanche un disco, è una discografia. Prendi Miles Davis fino al 64. Non importa cosa, Ci qualsiasi cosa portiamo lui abbia tutto. toccato con la sua tromba, mi va bene tutto, non c'è distinzione. Anche in questo caso, come la copertina di Shoes, è la quintessenza dell'eleganza dei primordi dei mod, dei modernisti, nel loro minimalismo, nella loro serietà, spocchiosità, qualche volta, elitarismo, la sensazione che tu ascolti quel disco e tu quando guardi Miles Davis vedi uno che ti sta dicendo io sono molto migliore di te, non ho bisogno di te, che ammettilo, questo è quello che spesso quando entriamo in un locale, e lo dico al presente perché non è solo una cosa del passato, ma è una cosa che senti anche adesso se tu entri a una serata, entri nel locale, sai di avere l'abito più bello di tutta la sala, avere il nodo della cravatta più perfetto, avere le scarpe più lucide e le suole più pulite perché quando toccheranno il borotalco e il legno della pista scivoleranno alla perfezione. Ecco, quello è Miles Davis, che con una sola nota riesce a trasmetterti tutto questo irraggiungibile livello per chiunque, se non ovviamente tu che lo stai portando. Incredibile, ottima scelta e ottimi suggerimenti anche per me. Vado sul terzo brano, anche qui scelgo Vai. un LP, quindi non più un disco singolo, e scelgo All Mod Cons dei Jam. 1979, secondo me è la svolta dei Jam, e lì di quell'album mi piace tutto, mi piace la copertina, mi piace il retrocopertina, mi piace l'interno in cui viene custodito il disco. Ci ho passato le giornate, le serate da ragazzino a rivedermi queste copertine e controcopertine e interni dei dischi, perché di dentro c'è tutto un mondo che poi ti apre ai mods. E quindi quello è stato molto formativo, è stato. E poi ci sono tutti i brani, c'è dentro il sound tipico dei Jam, c'è la melodia, c'è il ritmo, c'è la psichedelia.
è un disco che mi porterei veramente, forse non solo sull'isola deserta, ma forse quello me lo porterei anche nella tomba, ecco, tra 1000 anni, però me lo porterei anche nella tomba. Senti, allora Andrea, allora innanzitutto abbiamo dato 6 suggerimenti, secondo me, bellissimi, musicali. E quindi l'auspicio è che qualcuno magari che non conosce questi dischi o questi artisti li vada ad ascoltare anche sulle varie piattaforme digitali, se no non acquistare anche il vinile che oggi se si riesce a trovare di quei dischi, ma penso di sì in molti casi. Io ti ringrazio tantissimo. Io spero che questa puntata numero 0 sia un po' sia una novità apprezzata, lo vediamo, lo verificheremo pubblicandola sui vari social. E niente, ti auguro una buona giornata, a presto, magari ce ne facciamo una seconda di puntata, magari ci vengono in mente altre storie che possiamo raccontare. Okay? Volentieri, dai. Ciao, grazie mille. Ciao, viva i Grazie mod. a te, ciao.